Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Numanuzzi. Siamo qui per la conferenza prepartita di Monza-Cesena, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Allora, il calendario sembra che si sia divertito a metterti delle difficoltà in questo primo scorcio di campionato. Allora, tante trasferte all'inizio e poi adesso in rapida successione la prima e la seconda in classifica. Ecco, il Monza ha vinto le ultime 6 partite, quindi ci saranno difficoltà molto importanti. Te la sei cavata alla grande nelle trasferte perché le hai vinte quasi tutte. Come te la caverai in queste 2 partite obiettivamente molto molto difficili? Ma tanto oggi siamo qui per parlare della trasferta di Monza e per l'altra partita penseremo più avanti. Io penso che siano le partite più belle da giocare. Io penso che affrontare una squadra che lo scorso anno era in Serie A, una squadra che è prima in classifica, una squadra che è formata da giocatori di categoria superiore, è sicuramente una partita bella da giocare, uno stimolo in più. È chiaro che la difficoltà è altissima, una squadra che è forse la squadra più in forma del campionato. Noi riusciamo ogni tanto il calendario ci mette ogni tanto davanti alle squadre più in forma, è un'ulteriore difficoltà, però diventa uno stimolo in più, un provare ad alzare l'asticella e un confronto che ci dice, che ci dirà di più della nostra forza, del nostro valore. Noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo pensare agli altri. Abbiamo avuto 2 settimane di tempo per preparare la partita, sappiamo che è difficilissima, però credo che faremo di tutto per metterli in difficoltà. Ecco, possiamo dire che è un po' il Sassuolo dell'anno scorso, il Monza, anche proprio come percorso, al di là dell'individualità. L'anno scorso voi il Sassuolo lo avete affrontato in 2 momenti particolari, durante i lavori in corso, diciamo, del mercato all'andata, e al ritorno avevano già sostanzialmente ipotecato la... Ti chiedo se ti aspetti di vedere quella spensieratezza dell'andata più che quella paura del ritorno, cioè andare a giocare senza timori reverenziali, no? Io penso che ci voglia una parte di spensieratezza, una parte di consapevolezza di affrontare un avversario forte in tutti i reparti, pericoloso, che ha giocatori che possono tirare fuori da un momento all'altro un colpo per farti male. Quindi se penso di essere solo spensierati mi preoccupo, se penso di essere spensierati e consapevoli di chi andiamo ad affrontare, di quello che siamo noi, allora mi ritranquillizzo. È chiaro che, come dicevo prima, il livello di difficoltà della partita è altissimo, però le partite prima di cominciare si devono giocare tutte. Luca Leoni, Espresso Cadetto Podcast. Ecco, mister, al di là della gara di domenica, appunto di domani, le chiedo anche un commento ai rinnovi di Frabotta e Blesa, 2 pedine fondamentali proprio nel tuo scacchiere. Sai, queste sono dinamiche più societarie che tecniche. Io mi concentro sul preparare la partita e credo che questo sia un gruppo sano, un gruppo vero, un gruppo dove tutti i ragazzi lavorano quotidianamente per dimostrare di meritare e la conferma e la presenza in campo, per cui io sono contento per questi ragazzi. Sono 2 ragazzi seri nello specifico, come gli altri, ma che erano in scadenza di contratto perché venivano da situazioni particolari e hanno in questi 4 mesi convinto la società a rinnovargli il contratto, per cui mi fa solamente piacere. Buongiorno mister, ecco, a proposito del discorso del gruppo, negli ultimi giorni alcuni suoi giocatori hanno dichiarato più volte che uno dei, diciamo, punti di forza di questa squadra è proprio il clima che si è creato all'interno del gruppo, l'affettamento che si è creato tra i giocatori, compagni, eccetera. Dal suo punto di vista, quanto conta per un allenatore questo aspetto, anche a fronte di partite come quella che affronterete domani, dove sicuramente sul piano tecnico l'avversario può qualificarsi come superiore? Ecco, grazie. Senti,
mi ricordo Kima, c'è sempre stata una domanda che mi sono portato dietro da quando gioco, da quando giocavo, da quando facevo allenatore, che è la vittoria che fa il gruppo o il gruppo che fa la vittoria, no? Io voglio pensare e credo che sia il gruppo che fa la vittoria. Io penso che quando c'è rispetto, quando c'è condivisione di obiettivi, quando un compagno corre, lotta per il compagno, non tanto per l'allenatore, ma per il compagno, secondo me riesci sempre a raccogliere qualcosa di buono inteso come prestazioni. Per cui è un po' quello che siamo andati alla ricerca io e il direttore quest'estate quando abbiamo provato a comporre questa squadra, perché non potevamo confermare per mille motivi il gruppo dello scorso anno e siamo andati alla ricerca di valori umani. Credo che sotto questo aspetto non abbiamo sbagliato, a questo poi, che è la base fondamentale, a questo poi ci va aggiunto tutto il resto. Però sono strafelice che i ragazzi quando parlano di questo valore, perché è una realtà, è come dicevo prima, una base sulla quale costruire qualcosa di più. Buongiorno mister, ti chiedo come hai ritrovato i 3 giocatori che erano convocati in nazionale durante questa sosta e se appunto grazie alla sosta hai recuperato qualcuno rispetto alla partita con l'Avellino. Diciamo che Amoran è rientrato prima perché aveva avuto un problemino che ha risolto e quindi gli ultimi 2 giorni si è allenato alla squadra e sta benissimo. Klinsmann è rientrato e stava bene, è chiaro che ha dovuto smaltire pizzico di fuso orario. Berti l'ultima partita non era nemmeno indistinta, quindi sta bene. Poi sono ragazzi che rientrano ovviamente con un grande entusiasmo, perché la convocazione nazionale è sempre un valore, sempre un plus per la carriera di tutti e per il momento di tutti, quindi li ho ritrovati bene. Rispetto alla partita con l'Avellino recuperiamo Magni, che ha fatto tutta la settimana di lavoro con la squadra, e probabilmente perdiamo Piacentini, che ha avuto un piccolo risentimento e come sempre preferiamo non mettere a rischio, anche se poi il ragazzo ha dato la disponibilità, quindi lo valutiamo fino all'ultimo e decidiamo cosa fare. Allora, torniamo al Monza. Cosa temi in particolare della squadra di bianco? La capacità di riversarsi nella tua metacampo, di stare per lo più nella metacampo dell'avversario, la forza in difesa, perché è la squadra in assoluto che ha preso meno, o anche l'incisività in attacco? È una squadra completa, una squadra che ha grande fisicità, una squadra che ha grande qualità, che ha grande esperienza e personalità, quindi al di là dell'ultimo filotto che ha fatto, è una squadra che io penso fosse stata costruita ai nastri di partenza per fare un campionato di vertice, non voglio parlare per gli altri, ma immagino e penso anche per vincerlo il campionato, quindi quando costruisci una squadra in tal senso sono pochi difetti che vai a vedergli. L'ho detto prima, la squadra fisica in tutti i reparti, alternative in ogni ruolo, a giocatori offensivi con caratteristiche diverse, molto pericolosi, sia sugli esterni che sugli attaccanti centrali, a 2 centrocampisti come Bianca e Pessina che stanno giocando in questo momento, che hanno un'infinità di partite in Serie A e in nazionale, quindi stiamo parlando di una squadra che è completa sotto tutti gli aspetti. Ecco, mister, stiamo proprio parlando del Monza, visto che numeri alla mano ad oggi, poi magari dopodomani ci si augura di no, è anche meglio del Sassuolo di un anno fa, le chiedo, è più forte questo Monza o il Sassuolo di un anno fa? Detto che ovviamente sono 2 stagioni diverse. Ma è impossibile risponderti perché forse c'è un giocatore che hanno in comune, che è Obiang, poi forse non so, non mi ricordo altro, ma al di là di questa che è una battuta, sono 2 storie diverse,
sono due società diverse. Secondo me il Sassuolo proprio nella primissima parte di campionato non era ancora il Sassuolo vero, che è cresciuto e si è poi manifestato per tutto il resto della stagione, quando al mercato di gennaio ha fatto le scelte e ha deciso di tenere i giocatori più forti che aveva e portarli fino a fine stagione. E il Monza secondo me è una situazione diversa, che probabilmente ci ha messo forse meno del Sassuolo. I campionati sono diversi, però possono essere simili come forza e come potenza e come valore assoluto, però poi sono due squadre completamente diverse. L'ultima ti chiedo, visto che un po' che non ci vediamo, c'è stata la pausa, Bisoli come sta, come ha lavorato, premesso ovviamente che è qualcosa da monitorare sempre quotidianamente, no? Però che so che lui scalpita, ovviamente giocherebbe, se fosse per lui. Ma incrociando le dita il suo percorso sta evolvendo in maniera positiva. Cioè questa settimana è stato con noi, inteso come venuto agli orari nostri e si è allenato pari al gruppo. È chiaro che con il gruppo ha fatto poche cose, quello che poteva fare. Io penso che se il processo prosegue senza intoppi, io penso che la prossima settimana possa fare qualcosa con la squadra, e per come lo conosco io penso che la prossima settimana, già dalla prossima settimana, lui voglia mettersi a disposizione, però sono convinto che averlo per fare qualche minuto considero ancora due settimane piene. Buongiorno mister, Pulsetti di Tutto Cesena, volevo chiederle se si può già parlare di uno scontro diretto decisivo ai fini della classifica o è ancora troppo presto? Ma se guardi la classifica oggi e devi fare un titolo per un giornale o per un sito, puoi parlare. Secondo me il Monza è una squadra destinata a rimanere nelle zone alte di classifica. Il Cesena deve con le unghie e con la forza provare a rimanerci, però il campionato è troppo giovane per esprimere valori in questo senso. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie.